la sicurezza non esisteva. Nella mia prima vettura Fiat 500 non c'erano le cinture di sicurezza, ovviamente, perché allora non c'erano ancora, ma c'era il piantone rigido e spesso in caso di incidenti frontali le persone morivano per incidente per sfondamento dello sterno, c'era il serbatoio della benzina davanti al pilota, poi sotto c'era la batteria, ma non era solo, anche c'erano tante vetture, anche tedesche, anche delle Porsche, ricordo, che avevano un bel serbatoio largo con l'impronta dove mettere la ruota di scorta davanti al pilota. Adesso in quella zona c'è la struttura di assorbimento d'urto. Miura assolutamente la stessa architettura, assolutamente, con una aggravante che per non dover aprire tutto il cofano per fare il rifornimento e non fare un buco nel cofano per poter fare il rifornimento, è stato spostato in avanti di 50 cm il bocchettone di riempimento dietro la griglia dalla quale usciva l'aria calda dopo i radiatori. Cioè, non ci pensava nessuno. La sicurezza è cominciata quando Ralph Nader negli Stati Uniti, Ralph Nader è stato un giovane avvocato dell'Associazione dei Consumatori, ha scritto il libro Safe at Any Speed, era rivolto soprattutto alla Corvair, ma in genere alle vetture che non avevano una scarsa attenzione alla sicurezza, e subito gli davamo del matto. La realtà è che aveva ragione in pieno. Poi è cambiato il mondo sia nelle corse che nelle vetture stradali. Le corse erano di una pericolosità in quei tempi incredibile. Se va a vedere il Gran Premio di Monaco 1960, rivedrai che ci sono di fianco alla pista, ci sono dei cordoli alti 10 cm, poi ci sono tutte le piante, le palme, poi ci sono i bei lampioni di illuminazione bellissimi, sembrano delle architetture, e poi c'è lungo il porto, ci sono le belle bitte metalliche coperte da balle di paglia. E poi nella cura del tabaccaio c'è una sorta di recinzione di legno che sembra fatta, e secondo me era fatta più per impedire al pubblico di entrare in pista che alle macchine di andare nel pubblico. Non ci pensava nessuno. C'erano le vetture con i serbatoi di fianco al pilota. Ma appena prima era ancora peggio, adesso almeno già nel 1965-70 hanno cominciato a dire mettiamo dei serbatoi in gomma, ma sempre di fianco. Prima non c'erano nemmeno i serbatoi in gomma, erano veramente di lamiera d'alluminio chiodata. E se ne erano nella parte posteriore della vettura, dove adesso c'è la struttura di assorbimento d'urto ancora. Non ci pensava nessuno. Anteriormente abbiamo i coni di assorbimento d'urto, prima c'era il radiatore dell'olio, il serbatoio dell'olio pure, che se in caso di incidente frontale è altrettanto facile ad essere incendiato come la benzina. In quel periodo un pochettino siamo arrivati anche ad avere in Italia 15.000 morti sulle strade, adesso sono poco più di 3.000, con un numero di vetture circolanti che era un terzo di quelli che sono adesso, come a dire che la sicurezza è aumentata di 10 volte, fortunatamente perché l'hanno capita tutti, dopo una prima battaglia. Adesso anche nell'area delle vetture stradali che della competizione, quella delle competizioni lo posso confermare direttamente perché sono stato per anni nella commissione tecnica dell'AXAI e sono stato nella Single Seater Commission, non c'è mai stato qualcuno che abbia cercato di rallentare qualche misura di sicurezza. Tutti hanno capito che tanto è un regolamento uguale per tutti, diventa più difficile, diventa più pesante, è uguale per tutti e tutti si sono adeguati e senza nessuna remora. Adesso le vetture vogliono essere sicure e ci sono le zone antipenetrazione, ci sono delle strutture di assorbimento frontali, laterali, c'è questo halo. Forse non è sufficiente, si dovrà fare ancora di più. Ogni incidente le posso assicurare che certamente viene analizzato sotto tutti i dettagli per capire che cosa avremmo potuto fare per evitarlo. Fortunatamente da quel punto di vista lì è cambiato il mondo. Allora la sicurezza era un'opzione, allora era un altro mondo, allora veramente capitava spesso che c'erano dei piloti che morivano perché le corse erano veramente pericolose. Può essere però che una parte delle competizioni, di quel genere di competizioni, si sia un po' persa. Chi accettava quei rischi a suo tempo, anche oggi ci sono 1000 rischi, sempre, ma quelle persone lì che accettavano quei rischi, quei ragazzi giovanissimi che si mettevano in quelle macchine sapendo che non era detto che tornavano a casa, oggi si sentono sicuramente molto più sicuri, anche le piste sono più sicure. Il coraggio ha aiutato un po' anche forse, cioè un rischio in più un ragazzo di oggi se lo prende. All'epoca per prendersi quel rischio dovevano essere veramente, io non riesco a immaginarlo, voi c'eravate, che succedeva nella testa di quei ragazzi lì per prendersi quei rischi?
Forse c'era tanta incoscienza, forse si pensava che dovevi fare così o non potevi, invece fortunatamente poi si è capito che le macchine si potevano fare sicure, anche quelle da corsa. Bisogna arrivare a non avere rischi di questo genere e ogni anno c'è sempre qualche miglioramento, non solo se qualcuno di noi ha qualche idea per far diventare le corse sicure, che non vuol dire soltanto le vetture sicure, perché non è che il miglioramento, ci sono tanto meno morti non soltanto per le vetture sicure, per le strade più sicure, per i guardrail, per il fatto che adesso li controllano davvero, perché le strade sono migliori, c'è tutto, perché adesso ti fanno l'alcol test, c'è tutto, e fanno bene, meno male, però adesso mi piace vedere il pilota che vince quando, a parte il fatto che a me piace vedere la Ferrari che vince soprattutto, insomma, se ci fosse un altro italiano mi va bene lo stesso, insomma, la Ferrari mi piace molto vedere adesso la Ferrari che vince, quindi è un po' come quando vado a vedere il calcio, insomma io ovviamente sono un tifoso di più, un fanatico del Parma, quindi mi va bene vincere anche a tempo scaduto, quindi la Ferrari mi va bene se vince comunque, però mi piace vedere il pilota della Ferrari che fa il bel sorpasso, che lo fa all'ultimo momento, che lo fa guidando bene, che sbaglia poco, ecco quello lì riesco ad apprezzare e penso che nelle competizioni potremo ancora attrarre più giovani se saremo in grado di far capire l'abilità allo spettatore. Mi spiego. Oggi è estremamente difficile valutare il gesto atletico di un pilota, mentre nel calciatore si vede l'eleganza di un dribbling o di una bella rovesciata, la sua capacità di saltare prima degli altri, di riuscire a dettare il lancio in profondità. Nell'automobilismo si vede la vettura che va forte, ma non si vede quello che fa il pilota. Io credo che se ci fosse una vettura telecomandata con al posto del pilota un manichino del pilota non se ne accorgerebbe nessuno. Però il pilota gioca ancora un ruolo fondamentale, vince anche il pilota, perché nella stessa squadra c'è quasi sempre un pilota che va più forte dell'altro. Ecco, sarebbe bello se gli spettatori potessero anche capire, non il gesto atletico, perché c'è anche sì uno sforzo atletico, ma il gesto mentale del pilota, la sua strategia, come sceglie, che cosa fa per riuscire a sorpassare, che cosa fa l'altro per evitare di essere sorpassato. E sarebbe possibile dare diverse informazioni in più, perché in tempo reale oggi possono essere elaborate tutte le traiettorie, vedere, ricordare come un pilota fa quella curva, come evita da fare quella curva, che cosa di diverso fa questa volta per cercare di limitare l'attacco dell'altro, chi vuole attaccare che cosa fa di diverso al passato, quanto arriva vicino al limite, come fa per influenzarlo, tutte queste cose in questo momento non le abbiamo. Sarebbe addirittura possibile in un futuro vedere anche qualche confronto fra uno con un videogioco a casa o con una vettura virtuale, con un pilota che corre davvero, e vedere anche, cercando di garantire lo stesso limite di rischio, attenzione che se tu esci dalla strada con la tua macchina virtuale per 15 giorni non tocchi più e va in fuori gioco, in fuori utilizzo la tua vettura virtuale. Qualcosa dobbiamo inventare, perché sennò è un campionato mondiale piloti dove vince il pilota veramente bravo, che di solito ha anche la macchina migliore proprio perché è bravo, però non riusciamo a vedere come fa a essere più bello. Ecco, in un domani, secondo me, sono fiducioso che ci sarà un modo diverso di vedere le corse automobilistiche, saranno molto interessanti anche per tanti giovani che adesso le corse le seguono, ma neanche tanti. Insomma, io vedo la popolazione di chi fa vedere le corse, anche quelle di Formula 1, è piuttosto invecchiata. Ci sono dei giovani magari accompagnati, insomma. È difficile vedere dei giovani saltare le reti come facevo io, staccare la recinzione di Monza per andare a vedere il Gran Premio, è difficile. È possibile che sia un po' colpa del fatto che, proprio perché per molti l'unico modo per vedere quelle corse è in TV e dallo schermo non si capisce il rumore, non si capisce la dinamica, non si vede lo spostamento d'aria quando ripassa vicino a una macchina, ma soprattutto anche negli on-board, quando la macchina era meno precisa e meno efficace, si vedeva il pilota che doveva fare dei gesti molto più plateali, adesso li vedi così e ti sembra che in realtà sì, fatichino meno, vanno molto più forte, però non hai a casa la sensazione delle forze che agiscono sul pilota e queste cose qua. Forse per quello i più giovani non si rendono conto di quanto sia veloce una macchina così. Sì, ma è cambiato veramente il mondo. Io ricordo quando le prime competizioni che vedevo, mi accompagnava mio papà a vedere la 1000 miglia, allora la mobilità non c'era, al mio paese c'erano due vetture, la 500 del medico e c'era la Lancia Artena del servizio pubblico
teoricamente a 6 o 8 posti, però ci andava sempre la squadra di calcio, compresa una riserva, quindi eravamo in 12 più l'autista, sul lanciante ne eravamo tutti stretti, insomma ne avevamo delle borsettine piccole piccole, le scarpette di calcio sì e no. Ecco, allora andavi a vedere la 1000 miglia e vedevi un mondo, un'automobile, era nuovo il rumore, era nuova la macchina che va forte, vedevi qualcosa di diverso. E la stessa cosa succedeva con le gare in salita, ce ne avevamo 3 o 4 in provincia di Parma, Castione Baratti, Neviera Arduini, Parma Poggio di Berceto, Salso Sant'Antonio. La prima gara in motocicletta che ho visto era sugli argini del Po e c'erano i grandissimi, c'era Bandirola, Lorenzetti che correvano un pezzo, non era nemmeno asfaltato, era un altro mondo, li vedevi vicino, in condizioni di pericolosità incredibile, eravamo tutti all'infuori, mi ricordo a Parma a vedere la 1000 miglia, all'infuori di una curva e la protezione era una bala di paglia che ovviamente non avrebbe potuto fare assolutamente con la pericolosità e l'affidabilità modesta che avevano le macchine di quei tempi là. Adesso, anche se costasse poco, se un giovane che va a vedere a Monza, arrivo a dire forse la televisione ti fa vedere ancora un po' di più perché vedi un po' tutto, ma a Monza boom 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 ti passa davanti e non metti niente. Poi la chiusura assoluta del pubblico con i protagonisti, perché almeno nelle corse americane che cosa c'è? A parte il fatto che nell'ovale la corsa la vedi davvero, ma il sabato pomeriggio, finite le prove, negli Stati Uniti nelle gare indicarono una bella abitudine, l'autograph session, ci sono tutti i piloti con il loro banchetto dove sono lì a fare autografo ai ragazzi, a fare il selfie, tutti, se uno lo fa parte in ultima fila, e allora ci sono tutti. Io credo che degli spettatori italiani, degli appassionati di Formula 1 che ci sono in Italia, nessuno abbia avuto la possibilità, o lo 0,01% abbia avuto la possibilità di stringere la mano a Leclerc o qualche pilota. Insomma, deve essere inventato un modo diverso di vedere le corse e anche di capire meglio la corsa. Insomma, c'è ancora tanto da fare perché è una competizione, innanzitutto è vero anche che è una competizione non soltanto dal punto di vista del pilota, ma anche dal punto di vista tecnico. È una vera, incredibile sfida tecnica, dove fortunatamente, nonostante sconfitte, bisogna dirlo, che abbiamo avuto negli ultimi anni, tutte le volte che una gara parte esiste la buona possibilità che la Ferrari possa vincere la gara, quindi ci va ancora bene, solo contro tutti la Ferrari. Una sfida dove l'Italia la sua partita l'ha sempre giocata bene e dove anche il fascino della Ferrari è grandissimo non soltanto in Italia, ma anche in altre parti. Se lei guardi i berretti rossi che ci sono in giro, i giubbotti rossi che ci sono in giro, lei vedrà che pochi hanno qualcosa del genere, insomma è veramente di berretti grigi ne ho visti pochi, insomma, ecco. Però ci sarebbe bisogno anche di rinnovare da questo punto di vista, però dal momento che quelli di Liberty Media sono dedicati soprattutto alla comunicazione, sono certo che guarderanno molto bene anche questi aspetti e ci troveremo delle Formula 1 ancora più interessanti. Questo non vale niente, però mi fa piacere se c'è anche lei. Porca miseria, questo che me lo guardo subito. Dove l'ho trovato? Dov'è che ha fatto? Tra l'altro la prefazione è di Loris. Porca miseria, stasera comincio subito. Grazie a voi. Ho messo che devo prendere il mio